Salve a tutti ragazzi e benvenuti nel canale di Mimmo Refrige. Allora ragazzi, un altro video sull'asciugatrice Zoppas rimane ancora per oggi, poi domani va via. Allora, visto che rimane un altro giorno, facciamo un altro video che può servire a tutti voi. In questa asciugatrice, anzi in questo video, vedremo i codici di errore dell'asciugatrice. Vi ricordo che è un'asciugatrice Zoppas, però monta una scheda Electrolux, che è questa qua, e in effetti c'è scritto anche qui, eccolo qui, Electrolux 0097. Quindi ragazzi, questa è effettivamente una scheda che monta sull'Electrolux. Quando trovate questa scheda, i codici di errore, che sia Zoppas che sia Electrolux, i codici di errore sono uguali, o che sia un'altra marca, un altro modello. Andiamo a vedere i codici di errore in base ai connettori. Facciamo prima una sintesi di come funziona questa scheda. Questa scheda in pratica è montata sull'asciugatrice in questo modo. Quindi, come ben vedete, qui abbiamo il pomello che va infilato qui dentro in questo interruttore dei programmi, e qui va il display. Dietro il display c'è il processore, qui ci sono tutti i vari connettori. Questo è il connettore della massa, dove c'è una capacità tra massa e la spazzola che va a strofinare sul cestello. Tra massa e spazzola si crea una capacità in cui va a rilevare l'umidità all'interno del cestello. Poi questo connettore qui è il connettore del compressore, se avete un'asciugatrice a pompa di calore come questa, altrimenti se ha resistenza, questo è il connettore della resistenza. Sono questi tre, mi avvicino un po', così andiamo a vedere. Sono questo connettore qua, sono questi tre pin, connettore del compressore e connettore a resistenza, se avete l'asciugatrice a resistenza. Poi abbiamo quest'altro connettore che è il connettore dell'oblò. Quando aprite l'oblò è contatto aperto, quando lo sportello dell'oblò è chiuso il contatto è chiuso. Questo è vuoto. Poi qui sopra abbiamo il connettore del cestello, abbiamo poi i vari relè ovviamente per ogni connettore, per ogni parte meccanica. Abbiamo il connettore del cestello che va qui sopra. I cavetti solitamente del connettore del cestello, del motore cestello, sono bianchi, mentre invece poi abbiamo quelli arancioni che sono i connettori sia della pompa, la pompa dell'acqua, e sia della ventola del compressore, quindi sia pompa di calore. E poi qui, dove c'è questo cavetto qui, è montato sia la sonda che il relè del galleggiante. Allora, per quanto riguarda la sonda dà l'errore, il relè galleggiante no. Poi per quanto riguarda la pompa non dà errore. Andiamo a togliere il connettore, questo connettore qua è il connettore del compressore, sono due cavetti, mentre invece quello a resistenza ha tre cavetti. I cavetti sono grigi in questa asciugatrice. Andiamo a vedere l'errore che dà. E60, non c'è bisogno neanche di azionare il via, perché la scheda riconosce che manca un valore ohmico e ci dà subito l'errore E60, che sta come errore al compressore, oppure se avete resistenza, errore alla resistenza. Vi ricordo che il connettore, la scheda girata in questo modo, posizionata in questo modo sull'asciugatrice, giriamo la scheda, il connettore è questo qua, i tre pin che vi avevo detto prima. Adesso andiamo a staccare il connettore dell'oblò, cioè del sportello oblò, e questo qua si trova al fianco al compressore.
sono questi due pin qua, quindi andiamolo a staccare, vediamo un po', accendiamo, non ne uscirà nessun errore, ma nel momento in cui andremo a pigiare sul tasto avvia ci darà un errore, quindi ci darà il puntino rosso, il LED rosso che si accende, che sta segnalando un errore. Stacchiamo il connettore del motore cestello, sono i 3 cavetti bianchi, gli altri due, quelli arancione, sono della pompa, quelli non danno errore, quindi l'errore che vedrete sul display è quello del motore cestello. Andiamo ad accendere, aspettiamo e ci dà errore E50, solitamente esce E50, E51, E52 e sempre errore del motore cestello. Il connettore si trova qui sopra, la scheda sempre posizionata in questo modo, il connettore si trova qui e il relè indicato solitamente che da questo problema è il relè R3, trovate RL stampato sulla scheda che sta a dire che è il relè numero 3, quindi è questo qua. E questo è il connettore della sonda, ci sono 4 cavetti, 2 sono della sonda, 2 sono del relè galleggiante, ma non dà errore quello del relè galleggiante, quindi andiamo a vedere i due cavetti della sonda. La sonda dovrebbe essere 10 kg a 25 gradi ambiente e quindi andiamo ad accendere, vediamo l'errore che dà. Errore E70, quindi errore 70 sta come errore termistore, errore NTC sonda. Quando abbiamo questo errore dobbiamo andare sulla scheda al connettore della sonda e andiamo a visualizzare il circuito della sonda, che solitamente, vi ripeto, è dove si trova questo cavetto che io ho messo. Qui si trova il connettore della sonda. Allora, cavetto della massa staccato, l'asciugatrice va a 0 perché in pratica vede come se avesse già asciugato. Ho messo anche dei panni bagnati all'interno. Diciamo che l'asciugatrice va a 0 oppure errore E32, sta come errore circuito di massa, di umidità. Vi faccio vedere il connettore. Questo è il connettore del circuito di umidità, questa è la zona indicata, pratica questa zona qua del circuito di massa. Dietro abbiamo altri componenti, infatti potete vedere che la scheda è distaccata dal circuito di massa, poi ovviamente collega le due zone il trasformatore. Va bene, allora riepiloghiamo un po'. Connettore del circuito di umidità, connettore del compressore oppure se l'asciugatrice a resistenza, sono questi 3 pin. Il connettore sono 2 pin del sportello del cestello, quindi quando lo sportello è chiuso, quindi 2 pin da circuito chiuso e parte l'asciugatrice. Mentre questo connettore è assente, molto probabilmente servirà per altro, una predisposizione per altre cose. I relè per quanto riguarda il compressore sono questi due, o eventuali resistenze, e il relè numero 3 per quanto riguarda il cestello. Mentre quest'altro relè numero 4 possiamo vedere che va su questo connettore qua. Su questo connettore dovrebbero essere 2 cavetti del ventilatore del compressore, quindi questo relè dovrebbe servire per quanto riguarda i 2 cavetti del ventilatore del compressore. Attacca solamente quando
c'è bisogno di raffreddare il compressore, altrimenti rimane spento. Allora, visto che sta aperta ancora asciugatrice, ancora non l'ho chiuso, prima di chiudere diamo un'occhiata a questi eventuali problematiche degli errori, soprattutto l'errore E50, 51, 52, che sono errori al motore del cestello, e qui possiamo vedere i 3 cavetti che arrivano, che sono un neutro e 2 fasi, in pratica serve per girare, l'altra fase serve per girare al contrario. Poi, come potete ben vedere, però poi l'entrata del connettore dalla scheda al connettore del motore sono da 1,5, poi abbiamo un'uscita che va poi dentro al motore, abbiamo questi cavetti sottili, di cui 2 vanno sotto, che abbiamo qui sotto, abbiamo il condensatore, non so se si riesce a vedere, eccolo lì, quello è il condensatore del motore. Quindi quando avete questo errore, può essere anche il condensatore che non fa partire il motore, possono essere questi cavetti qua che vanno negli avvolgimenti, che sono molto sottili, vanno negli avvolgimenti. Alcune volte trovate il problema che muovendoli un po' dà questo errore, quindi significa che il problema sta all'interno negli avvolgimenti. Controllare ovviamente i connettori, controllare se c'è continuità tra i due morsetti, tra scheda e il connettore, controllare ovviamente il relay sulla scheda. Insomma, ci sono da fare tutti questi controlli che sono molto frequenti, questi errori E50, 51, 52, 53, certe volte anche su alcuni modelli 53 e 54. Questo, ripeto, questo è il relay indicato, è il numero 3. Questo è il triac. Il triac serve anche controllarlo perché il triac manda una linea al relay e quindi anche il triac va controllato, triac e relay. Dopodiché ci sono altri componenti da controllare sul circuito, però lì subentra, bisogna fare un altro video per andare a controllare gli altri componenti. E niente ragazzi, il video finisce qua, mi raccomando, come dico sempre, iscrivetevi al canale, perché grazie al vostro contributo, che è quello di iscrivervi al canale e azionare la campanella per i nuovi video e le notifiche. Bene, il video finisce qua, un abbraccio a tutti e ci vediamo ad un prossimo video.